Che cosa significa tornare bambini? Sapete qual è la facoltà più preziosa che hanno i bambini? È quella di non sapere le cose. I bambini non sanno e quindi non sapendo si prodigano continuamente a ricercare, hanno una fame di ricerca inarrestabile, cercano con la bocca, con gli occhi, con le mani, come abbiamo visto, e cercano continuamente perché non sanno e quindi il loro desiderio di conoscenza è praticamente illimitato. Quindi per tornare bambini e in qualche modo predisporci ad una conoscenza della realtà bisogna dimenticare di sapere quello che sappiamo, bisogna avere un atteggiamento tale per cui siamo pronti ad iniziare, ci predisponiamo, ci prepariamo. Oggi cercheremo di capire come ci si predispone alla fantasia. Qualcuno dice che basta tornare bambini, questo qualcuno sono persone di grande levatura, persone che si sono interessate di fantasia, ce lo dice Munari, ce lo dice Rodari quando ci racconta le storie di bambini che creano delle fantastiche narrazioni, delle storie meravigliose partendo da delle semplici parole. Ma che cosa significa tornare bambini? Questo è Socrate, che 2400 anni fa disse una cosa molto interessante. Esti den gnoriso. Sapete cosa significa? So di non sapere. Si trovava nell'oracolo di Delfi dove una delle sacerdotesse gli confermò che egli era la persona più saggia della Grecia e Socrate di fronte a questa affermazione non era così convinto, era una persona umile e di conseguenza decise di andare a parlare con tutti quelli che venivano considerati grandi oratori della Grecia. Di fronte alla saccenza e alla presunzione degli oratori che Socrate incontrò, si rese conto che effettivamente la sua più grande ricchezza e la sua più grande saggezza era quella di non sapere, era quella di essere certo che le sue conoscenze si sarebbero potute accrescere e che quindi non era vero che lui sapeva tutto. Se sappiamo di non sapere è molto importante per il nostro atteggiamento fantasiologico. Perché? Perché negando di sapere qualcosa, quella cosa può diventare qualcos'altro. Questa è una gruccia, sono convinta, lo so. No, questa non è una gruccia, o perlomeno non è solo una gruccia. Allora si apre un ventaglio di possibilità e grazie a questo mio non sapere che questa è una gruccia può nascere Gruccio. Sapere di non sapere mi permette di vedere le cose in maniera diversa. I bambini hanno questo atteggiamento conoscitivo per natura. Proviamo a vedere un video di mia figlia. Le ho proposto questo oggetto che probabilmente voi conoscerete tutti, è uno scacciapensieri, chiaramente lei non l'aveva mai visto e vediamo che cosa è successo. Il fatto di non sapere che cosa era questo oggetto le ha attivato una serie di immagini. Di che è questo? Mi sembrano delle pinze, no? Con una striscia. Oppure un chiodo. No? Non vi sembra anche a voi? Potrebbe essere una bottiglia per gli esperimenti. E queste sono tutte le lineette. Vedete? Qui ci metti l'acqua di tutto, dopo va giù con questo, va qui, e qui, e voilà! Dopo la poi prende con questo qua, e poi la metti così. No? Potrebbe essere un lecca-lecca. No? Oppure una mela candita. La cosa interessante è che per mia figlia il non sapere qualcosa è diventato proprio la porta dell'esplorazione e quindi si è passati da uno scacciapensieri a una pinza, a un chiodo, a una bottiglia per fare esperimenti, a un lecca-lecca e a una mela candita.
È interessante osservare la storia che si potrebbe costruire con questi oggetti e si osserva poi come la mente ragiona dei bambini, quindi oggetti che materialmente sono vicini a quello visto, che pian piano si distanziano diventando oggetti colorati, oggetti anche del desiderio, quindi il lecca-lecca, la mela candita. Quello che ci interessa però osservare da questo esercizio è che il non sapere dei bambini li apre alla conoscenza, quindi per noi affermare di non conoscere qualcosa significa aprirci alla novità. Sicuramente è faticoso perché affermare di non sapere, mettere in discussione quello che sappiamo, significa abbandonare la zona di comfort. La zona di comfort è quella area di pensiero e di relazione dove stiamo bene. Avete presente quando vi ritrovate la sera seduti sul divano e magari qualche amico vi invita a fare una passeggiata e assolutamente non ne avete voglia perché state benissimo sul divano? Oppure quando qualcuno vi dice banalmente di provare, che so, una marca di biscotti e il fatto di cambiare la vostra colazione vi fa fatica. Potremmo dire che nella zona di comfort funzionano benissimo quei modelli mentali che abbiamo visto, quelle idee precostruite, preconfezionate che ci permettono di vedere la realtà tranquillamente com'è, come ce l'hanno insegnata e come fino adesso abbiamo visto. Nella zona di comfort si sta bene, non c'è novità, non dobbiamo superare problemi particolari perché conosciamo benissimo tutto quello che ci circonda, ma nella zona di comfort non è possibile attivare i nostri oggetti in maniera fantasiologica. Siamo sicuri di quello che conosciamo e non abbiamo nessuna intenzione di andare oltre quella che è l'abitudine. Ho fatto questo piccolo schema dove vedete, ecco qui rappresentata la zona di comfort. Come vedete, la zona di comfort, eccola qui, rappresenta tutta quella serie di abitudini, di quotidianità che ci permettono in qualche modo di vivere tranquillamente. Ma al di là che cosa c'è? C'è la conoscenza. I bambini non hanno una zona di comfort come ce la siamo creata noi con il passare del tempo. La loro zona di comfort è molto piccola, esiste, è ristretta, ma sono alla continua esplorazione e quindi la loro zona di conoscenza è praticamente illimitata finché restano piccoli e non si creano delle abitudini. Tutta la realtà è novità ed è per questo che riescono ad avere delle idee così innovative, così stravaganti. E noi come possiamo recuperare questo desiderio di conoscenza? Dovremmo quindi imitare i bambini che per loro natura stanno nella zona di conoscenza e la zona di conoscenza è proprio questa area qui dove c'è fantasia, creatività, novità soprattutto, perché al di là della zona di comfort c'è quello che non conosciamo. Ritornando al nostro gruccio, nell'area di comfort questo qui rimane una gruccia, ma nell'area della conoscenza questo qui può diventare gruccio e tante altre cose. Se ci avete fatto caso, molte problematiche nella nostra vita quotidiana accadono perché ci si pone davanti un ostacolo che non conosciamo, che quindi non riusciamo a gestire perché molto spesso rimaniamo bloccati nelle nostre convinzioni. Se cominciamo a mettere in discussione quello che sappiamo, cominciamo ad accettare in maniera più accogliente la novità e quindi riusciamo a gestirla anche in maniera migliore. E l'allenamento della fantasia, che è proprio la ricerca di strade nuove superando quelli che sono gli stereotipi, le abitudini e modelli cristallizzati, è un vero e proprio allenamento ad esplorare quella che è la zona della conoscenza e quindi ad acquisire una maggiore capacità di gestire i problemi in maniera differente. Non avremo condizioni migliori in futuro se ci diamo per soddisfatti di tutto ciò che abbiamo oggi. Thomas Alva Edison.